Io questo lo prendo come un dissing al titolo del mio dopogara di Silverstone, ora apriamo la faida. Tutti a fare aperitivo, dai. No, comunque direi che siamo alla solita solfa, è un mondiale gestito solamente da Marc Marquez che può perdere solo lui. E aspetta, se non sei ancora iscritto fallo ora, tanto è gratis, attiva le notifiche così non ti perdi nessun video e rimani fino alla fine perché comunque andremo a parlare di tutto, la solita solfa, questo strapotere di Marquez e suo fratello lì, il discorso sull'anteriore di Bagnaia che ad Aragon ha avuto un bel abbaglio. Fatemi sapere anche ragazzi nei commenti se voi siete stati al Mugello perché comunque ho visto una bellissima atmosfera, io non c'ero perché ero impegnato a Modena con i trofei Motestate, quindi è per questo che il dopogara del Mugello esce con qualche ora di ritardo, ma comunque stiamo sul pezzo perché quello di quello di Assen uscirà subito lunedì prossimo. Momento meme, ma che cazzo ci faceva Maurizio Sarri al Mugello? Quando l'ho visto ho detto What? non pensavo fosse un appassionato, addirittura è entrato anche nell'analisi parlando di Acosta e che già in passato era stato a vedere la MotoGP, non l'avevano mai fatto vedere. Comunque di Sarri e della Lazio, del calcio in generale ne parliamo sull'altro canale dedicato se vi va passata anche da quello. Come sempre partiamo dalla Moto3 e iniziamo con questa Gioconda di Alvaro Carpe. Ma che cazzo di sorpasso all'esterno ha fatto in Q2 su Piqueiras all'arrabbiata 1? Non ha assolutamente senso questo sorpasso, è da incorniciare, ti fa proprio godere quando lo vedi, mamma mia. Guido Pigna è giocato in casa in tutti i sensi, sia per il fatto che sia di scarperia, però cazzo non ci sono quasi mai visti, se non per Valentino già dalla 125 dei fumogeni così ampi per un pilota della Moto3. E poi cazzo faceva dei sorpassi all'esterno clamorosi, un po' come faceva Fenati ai tempi, che lui sorpassava praticamente solo all'esterno, ma comunque gran gara sia per lui che per Lunetta, il cui incontro con la vittoria secondo me a breve arriva, perché Lunetta è molto veloce. Poi peccato per la caduta di Pigno ovviamente, ma comunque la velocità c'è. Avevo appena elogiato Muñoz ad Aragon per una gara pulitissima e che forse avesse imparato da tutte le troiate che ha fatto in passato, direi manco per il cazzo. Perché al Mugello è tornato protagonista in grande dicendo ah non ho fatto nulla per una gara, bene, un bel ingresso così su Perone sbattendolo bello largo e quello che è successo alla San Donato non era neanche un attacco così forzato e al limite su Fernandez, però era quel tanto che bastava per arrivare appena più lungo e toccare Pitito che poi ha coinvolto Lunetta. Quando c'è un incidente in Moto3 state sicuri che al 95% è stato Muñoz ad innescarlo. È sicuramente una delle dinamiche meno peggiori di quelle a cui ci ha abituato lo spagnolo. È un episodio molto borderline e sono andato a rivederlo a modo. La direzione gara non ha dato nessuna penalità, ma avrebbe potuto darla appunto per il fatto che Muñoz sia stato recidivo nel giro di pochissime curve. Prima entra in modo spropositato su Perrone, poi al limite su Fernandez, perché all'inizio Muñoz è dentro questo panino, ma avendo staccato forte è andato appena largo, ha preso Pitito. Non ha vinto Rueda, ma comunque si è preso punti su Piqueiras. Non c'è stato il Rueda dominatore, dove a volte era anche in fondo al gruppo, mentre il duo Chile e Spini potrebbe essere interessante per il futuro come un'ipotetica rivalità, perché sono due che vanno molto forte, che hanno già corso insieme nel Junior GP non mandandosele a dire. Altro grande assolo del pupillo Manu Gonzalez, non credo ci sia da dire nient'altro. Dopo 2 gare un po' così così, we are back. Vai Manu Gas, la MotoGP ti aspetta. Però sembra di vedere un dominio di Gonzalez apparentemente. Al momento lo è perché comunque è nettamente più veloce, ha vinto anche 4 volte. Ma comunque Canet con risultati un po' più altalenanti è comunque a -9, per dire che la Moto2 sembra chiusa con Manu Gas che va più forte, ma non lo è assolutamente. C'è un po' da parlare del sabato della MotoGP, di solito facciamo una panoramica generale del weekend, ma tra le qualifiche e la sprint ci sono un po' di cose da dire. Possibile impeding di Rins su Marquez, qui le telecamere l'hanno ripreso, ma anche Morbidelli ha detto che si è trovato in mezzo il pilota spagnolo ed è successa circa la stessa dinamica, con Rins che ha rallentato rimanendo in traiettoria, ma senza scansarsi più di tanto e non pensando se ci fosse dietro qualcuno. Parlo di questo tema perché ho sempre detto come Morbidelli fosse il re del pascolare e che c'è sempre in mezzo lui in queste cose di impeding, però qui con Rins la interpreto in una maniera un po' diversa. Non è il classico impeding dove c'è qualcuno che gironzola per la pista e arriva un pilota più veloce che viene rallentato. Questo secondo me è sempre sì un discorso di rallentamento, ma più diverso, perché si tratta solo di rimanere attenti e lucidi. Rins sbaglia a rallentare da solo come se non pensasse di aver nessuno dietro, avrebbe fatto meglio ad andare appena lungo mentre rallentava perché era in traiettoria, perché comunque devi sempre pensare che ci sia qualcuno dietro. Io sono d'accordo nel non penalizzare perché, come dicevo, non è un episodio dove uno gironzola per la pista, ma la conto come ammonizione, cioè che se capita in un altro weekend e dunque è recidivo, scatta una penalità, così capisce di scansarsi anche se ha appena finito un giro veloce.
Mi soffermo anche sulla partenza di Marquez nella sprint, ma non per quello che gli è successo, tanto ce l'ha spiegato. Per chi se lo fosse perso, comunque in pratica quando è arrivato sulla casella aveva inserito il launch control e poi non ha letto bene il messaggio sul dashboard, ha tolto il launch control e quando ha cercato di mandare la moto all'imitatore i giri erano troppo alti e ha capito che non era inserito e l'ha rimesso di nuovo partendo con 2-3 secondi di ritardo. Questa è la dinamica per chi se la fosse persa, ma volevo approfondire il discorso sul tempismo, perché qui il timing è stato fondamentale. È riuscito appena prima che il semaforo si spegnesse a rimettersi pronto per partire, cioè ha inserito il launch e ha ripreso a dare gas sulla moto a sufficienza per partire. Pensate se mentre stessi inserendo il launch si fosse spento il semaforo, era merda totale, sia perché sarebbe stato risucchiato da tutti e sarebbe andato praticamente in fondo, e poi c'era anche un rischio più grosso, perché non deve essere bello partire prima e vedersi arrivare da dietro uno stormo di piloti, c'è un rischio bello alto di incidenti nonostante i piloti comunque abbiano dei grandissimi riflessi. Quindi questo per dire che si sta parlando di frazioni di millisecondo che possono fare la differenza, e soprattutto di lucidità, perché quando sei là in griglia che stai per partire e vedi questo problema devi essere bello freddo e non andare nel panico. E che pelo arrivare in tre lasciando Nati in quella maniera, da brividi, ricordava vagamente quella scena del 2005 con Rossi, Melandri e Biaggi. Parentesi su Tardozzi sotto la curva che mette zitti i tifosi come Ranieri quella volta col Cagliari, no, scherzo. Allora, io parto dal fatto che sì, nel motorsport non si è quasi mai visto fischiare un pilota perché è una cosa prettamente calcistica e da stadio, però per me uno fa quello che vuole. Se Marquez ha deciso di lasciarsi una macchia intera nella sua carriera, è così, e lui li accetta i fischi rispondendo poi in pista, perché queste cose sono quelle che danno la carica ai grandi campioni. Se poi si arriva oltre i fischi andando un po' più sul tragico è diverso. Però va bene, Tardozzi giustamente difende un suo pilota perché corre con lui, però a mio parere quando dice non fischiate perché è rosso, cosa vuol dire? Capisco che è un tuo pilota e lo difendi perché corre con te, ma se fosse stato blu Yamaha non si sarebbe detto nulla? Ci sarebbe andato uno della Yamaha forse a dire così ai tifosi, sicuramente Tardozzi o chi altro di un'altra squadra non sarebbe andato a dire ai tifosi non fischiatelo se Marquez ad esempio fosse stato in Yamaha, dato che si parla di questa sportività nel motorsport, anzi sarebbe ancora più importante a livello di immagine di sportività vedere un dirigente di un'altra squadra fare quello che ha fatto Tardozzi per un pilota avversario. Poi sì, Tardozzi viene a dire che lo diceva anche quando Marquez era in onda e gli posso credere, ma il gesto plateale così non l'avrebbe mai fatto, e come dicevo prima sarebbe anche più importante, più bello a livello di immagine se fosse successo magari come pilota avversario. A un certo punto, quando ho visto Alex Marquez in testa nella sprint, ho detto sta a vedere che la vince lui, che ne ha per vincerla, e invece no, suo fratello Mark ne ha avuto assolutamente di più e non ci ha messo nulla per passarlo. Infatti, vedendo il suo passo quando Alex viene a dire che lo ha passato il momento giusto, dico boh, cioè non credo che gli abbia interrotto quel ritmo infernale che una volta sorpassato non ti fa più riprendere. Se ne è liberato subito e stop, l'avrebbe potuto passare anche in un altro momento, in un altro punto, non solo alla San Donato. Quello di Aragon per Pecco Bagnaia è stato probabilmente un abbaglio, ma non perché si diceva ecco Pecco è tornato, se la gioca con Marquez, no, assolutamente no. Pecco deve ritrovare un minimo di fiducia non solo per vincere ma anche per stare nei primi tre, perché la sicurezza al 100% non ce l'ha. Viñales nella sprint si era fatto particolarmente sotto, Diggia gli ha fregato il podio e quindi diciamo che non c'è la certezza di finire neanche nei primi tre adesso. Quindi il discorso dei dischi più grandi è stato il grande tema usato per dare un minimo di speranza a Bagnaia, ma al Mugello per questioni di pista o di temperature è tornato ad usare i 340 a fascia bassa per essere precisi e non i 355 che gli avevano dato fiducia ad Aragon. Quei dischi per la cronaca invece sono stati bocciati da Di Giannantonio che non gli hanno dato miglioramenti, però su Bagnaia non è stato molto approfondito anche da me stesso sinceramente il discorso sulle forcelle, perché oltre ai dischi un'altra modifica rilevante di Bagnaia è stata sulla forcella. Ad Aragon aveva usato una forcella con 15-20 mm in più di corsa, dove però non aveva riscontrato un grande feeling, ed era una forcella che aveva dal 2023 e non aveva mai usato da lì fino a questa parte. È una forcella che influisce sulla geometria della moto modificando l'avancorsa, ed essendo più lunga può rendere la moto più stabile o agile in ingresso curva, però nonostante il poco feeling ricevuto è comunque una forcella che Bagnaia manterrà fino a fine anno.
mentre i dischi da utilizzare potrebbero cambiare in base alle piste che hanno frenate più intense. Tuttavia io penso che la stagione di Bagnaia, salvo un miracolo, perché qui serve un miracolo, rimarrà questa qui fino a fine anno. E quando parlo di miracolo non dico di giocarsi il mondiale, ma di trovare feeling, perché anticipando quello che andremo a dire tra poco, il mondiale è solo una questione tra Marc Marquez e Marc Marquez, nessun altro. Al momento Bagnaia non è proprio nelle condizioni di fare secondo e forse anche terzo addirittura, e il problema è che così da inizio anno e da inizio stagione che è così se guardiamo il complesso. Quindi io penso che a fine annata la situazione rimarrà questa qui, a meno di grandi stravolgimenti. L'unica è sperare che tra tutto quello che sta facendo per ritrovare un minimo di feeling è il fatto di tornare almeno a giocarsi la vittoria per un gran premio dove sa di poter far bene. Oggi già dal venerdì o sabato guardando i dati sa già che non vincerà probabilmente. Però alle interviste Bagnaia qualche stoccatina la dà comunque alla Ducati, anche se poi dirà di no ad una domanda del genere, quando viene a dire che non è nelle migliori condizioni di poter correre e che nessuno gli sa spiegare perché non va. Sono delle piccole frecciatine, ovviamente non si grida al complotto perché quelle cose le lasciamo a chi parla al bar con la brioche in mano, però comunque Pecco qualche frecciatina la manda. Ribadisco ulteriormente che per me è un fattore più psicologico che tecnico, per me è da inizio anno che è così. Poi sì, c'è anche il fattore tecnico di questo anteriore e che la GP25 o 24.9, chiamatela come volete, ha qualche lacuna di più della GP24 full di Alex Marquez, Morbidelli e Aldeguer, perché lo dimostra anche il Diggia. E questo mostra anche la differenza tra un fenomeno tale Marc Marquez, che può sta sul cazzo finché vuole, ma questo, come abbiamo già visto dal suo esordio nel mondiale, è proprio uno di quei fenomeni assoluti come Valentino e compagnia, che nascono ogni 15-20 anni, che va forte su qualsiasi moto, che la porta a un limite superiore rispetto agli altri guidando sopra i problemi, in confronto a piloti come Bagnaia, che sono dei campioni e che devono avere di più tutto a posto per essere al top, e che se appena devono guidare sopra i problemi non ce la fanno perché il loro talento arriva fino a un certo punto. E il mondiale non si può dire finito solo se succedono queste due cose: che Marc Marquez si autosaboti ad ogni gara, cioè che si stende e riapre i giochi, perché il campionato ora può essere riaperto solo con degli zero di Marquez, e l'altra cosa, che è una cosa che fa parte del mondo delle corse, e la dico in questa maniera solo per farmi capire ma non perché lo voglia, è che Marquez salti delle gare per infortunio. Lo dico perché è una cosa che nel motorsport può capitare, lo metto come variabile. Altrimenti il mondiale è questo solo di Marquez e anche di suo fratello, che sta facendo il meglio e non può fare di più attualmente. Se Bagnaia non può fare meglio di terzo, Alex Marquez non può fare meglio di secondo. E poi su Alex io vi faccio questa domanda: secondo voi avesse avuto davanti suo fratello Marc in questa situazione, avrebbe fatto lo stesso sorpasso che ha fatto su Pecco? La risposta ve la do io e vi dico di no, ma aspettate ad andare ai commenti perché vi sto già vedendo con le ditine lì già pronte a scrivere. Calma, non è il discorso che vuol far vincere il fratello, è il discorso che quando ha davanti Marc corre con un po' più di attenzione, ed è evidente, non forza mai l'attacco se non è sicuro al 200%. Un sorpasso del genere su Bagnaia, giusto e bello perché ci sta tutto ed era giusto provarci, su Marc non l'avrebbe mai fatto. Così come alle interviste Bagnaia viene a dire che sì, Alex sta attento su Marc, ma anche lui stesso sta attento con i piloti dell'Academy. Ci sta il discorso del fratello, dei tuoi amici più stretti, lo capisco, ok, però in entrambi i casi, che sia famiglia o Academy, non ci sta. Secondo me uno non deve guardare in faccia a nessuno a fare gli stessi tipi di attacchi con tutti, senza fare distinzioni. Capisco perfettamente il discorso dove stai più attento perché è tuo fratello oppure perché è il tuo amico, però secondo me, oppure sul campo, quel che è, esistono rivali e non amici. Da incorniciare quei primi 7 giri della gara, goduria assoluta. Come dicevo, con Morbidelli anche Bagnaia nella lotta è uno tosto, molto bello da vedere. Poi un terzetto così al Mugello dove si scanano in fondo alla San Donato ma si passano in qualsiasi posto possibile fino alla Casanova Savelli, sono quei duelli che noi puristi delle moto ci fanno proprio godere. Però quando vengo a sapere che la direzione gara chiama Bagnaia per avere chiarimenti sul contatto con Marquez, mi viene solo da prendere un tavolo e volerlo ribaltare. Ma c'è bisogno di fare un chiarimento per un duello sano di puro motorsport? Non dico neanche di pensare ad un avvertimento perché già lì mi viene nervoso. Ma fare una convocazione in direzione gara per degli episodi del genere, continuiamo sempre di più a snaturare le corse, e meno male che comunque lo stanno capendo, in questi ultimi tempi stanno lasciando di più correre i piloti. Morbidelli sbaglia nettamente l'ingresso su Vignales e non credo ci siano dubbi, giusta la penalità, e dico di più, se gli avessero dato anche un doppio long lap sarei stato anche d'accordo, perché è entrato sbagliando nettamente l'ingresso, calibrandolo male ed era anche un po' lontano.
è un po' più esagerato dei soliti che si vedono, ma voglio fare un accorgimento sul long lap. Allora, ok, applichi la regola che se vai sul verde largo lo devi rifare, ma ha senso quella regola? Cioè, ho capito il discorso che devi stare dentro i limiti e se esci anche dalla zona del long lap lo devi rifare, ma già che vai largo, se vai ulteriormente largo dove magari rallenti appena di più, comunque vai appena lungo, perdi comunque del tempo. E non è che tagli come se fosse all'interno, che lì è giusto farlo ripetere, ma se allunghi ancora di più per qualche centimetro il long lap, è come se perdessi un po' più di tempo. Secondo me questa regola andrebbe rivista. E come andrebbe rivista? Togliendo sto cazzo di verde di merda all'esterno, ma non solo nel long lap, ma anche in uscita dalle curve, e mettiamo la ghiaia o l'erba, così i piloti quando fanno il long lap stanno ancora più attenti sapendo che all'esterno c'è l'erba e non del cemento verniciato. Dovrei farci un video su sto cazzo di verde che è una cosa che rovina le corse in una maniera allucinante. Mi ha stupito Viñales alle interviste, che è stato comunque solare e non incazzato. Dopo che a caldo ha avuto comunque quella reazione comprensibile, alle interviste me lo aspettavo un po' fumino, con qualche scannata verso Morbidelli, e invece no, tranquillissimo, e anche contento verso Franco nel suo gesto di andarsi a scusare al box. Un Maverick un po' cambiato, non me l'aspettavo sta cosa di vederlo bene alle interviste. Rimanendo in tema Viñales e KTM, intanto per dire che la casa austriaca è andata forte anche qui al Mugello ed è stata la seconda forza. Viñales stava per agguantare il podio nella sprint, mentre nella gara se non cadeva, ragazzi, ci poteva scappare il suo podio. Lo vedevo bene per un terzo posto, comunque col senno di poi ci sarebbe potuta essere una bella battaglia con Diggia. Un Viñales con i soliti alti e bassi, a volte il primo delle KTM, altre volte il terzo dietro Binder a Costa, però la KTM comunque non è che fa così cagare, sicuramente in alcuni circuiti soffre di più, ma comunque ha degli alti e bassi un po' come Viñales con le giapponesi e la Aprilia. Ci sono dei weekend dove va meglio e altri peggio. A Costa ha sbagliato la gomma davanti per la gara mettendola dura pensando che venisse più caldo, invece no, magari con una scelta diversa avremmo potuto vederlo più competitivo. Bene anche la Aprilia comunque, Bezzecchi questa volta entra direttamente in Q2, però in qualifica qualcosina ancora lo pagano. Si è risvegliato ancora clamorosamente Raúl Fernández, che forse sente un po' di pepe al culino perché ha il contratto in bilico, ma comunque io non lo rinnoverei a prescindere. Però in gara una buona Aprilia ed è un quinto posto importante, perché Bez è stata la prima non Ducati, sarebbe stata la seconda se ci fosse stato Viñales, ma queste sono le corse, le cadute ne fanno parte, e comunque se ne è parlato poco, ma comunque Ogura chiude decimo, da acciaccato, ancora dopo l'infortunio, non al 100%, davanti a Fermín Aldeguer sulla Ducati al Mugello. È una Aldeguer che ha dei picchi di alti clamorosi, ma anche degli altrettanto bassi clamorosi. E poi ribadiamo ancora un altro dominio Ducati, anche qui al Mugello, per chi aveva dei dubbi tipo a Silverstone. E tra l'altro, momento statistica, ci sono finiti tutti i team Ducati sul podio, ufficiale Gresini e VR46, poi in Italia, in casa direi bottino pieno. Weekend di Quartararo condizionato sicuramente dalla caduta nelle prequalifiche, il dolore alla spalla immaginavo che si ripresentasse nel weekend nonostante fosse solo una sublussazione, ma la Yamaha è questa, sicuramente riesce a stare lì nei 10, ma appena si presentano i soliti problemi va molto in difficoltà. E gli va bene a Yamaha che Quartararo è un mostro nel giro veloce e che hanno proprio lui a far guidare la moto sopra i problemi. Perché comunque nonostante sia un'annata più positiva delle altre, il diavolo continua a tenere sotto la Yamaha dicendo che non si fanno progressi, che ci sono gli stessi problemi e tutto il resto. Sembra un po' un paradosso, ci sta comunque da uno che ambisce in alto di far tenere la testa bassa alla squadra. È uno strapotere impressionante quello di Marc Marquez, ma per me non è così tanto impressionante, pure se entriamo in piste dove Marquez non è andato particolarmente forte, tipo Mugello e Assen. Ma perché io continuo a ripeterlo, perché la gente sembra che sia illuminata, un 8 volte campione del mondo, a mio parere secondo pilota più forte della storia, che gira sulla moto più forte del mondo, come fa a far fatica? Ma spiegatemelo, è una sicurezza al 100% come 1 più 1 che fa 2. Secondo me non c'è da stupirsi di questo strapotere di Marquez, era pronosticato che lui facesse solo primo o secondo. Poi, che il fatto che stia dominando in questa maniera in solitaria va imputato agli avversari che non riescono a stargli dietro, perché Marquez, che guida anche forse al 90-85% perché il suo potenziale massimo non lo sta sfruttando, sappiamo di suo che fa massimo secondo con la Ducati, ma fa massimo secondo in solitaria perché di lotte non ce ne sono, quindi sono gli altri a doversi mettere a posto. I risultati di Marquez sapevamo già che fossero questi, sono quelli degli altri che non permettono di portare questo mondiale fino a Valencia. Ma io non è che ho scritto questo titolo del mondiale finito perché mi aspettavo di vedere Bagnaia al Mugello competitivo, no, Pecco ad oggi non riesce ad essere competitivo neanche
anche per fare secondo come vi dicevo. Quindi anche ad asse magari potrà fare secondo e addirittura vincere, ma di svolte vere e proprie non ce ne saranno, solo degli abbagli tipo quello di Aragon. Non è un discorso da pessimista, perché io sono la persona col pensiero positivo più grande di tutte, ma da realista. Pecco ora deve solo guardare se stesso e non Marquez, perché Marquez sarà sempre lì davanti, primo o secondo, e nessuno riesce a stargli un minimo vicino se non suo fratello. E alla nona gara avere 110 punti di distacco dal primo che ha la tua stessa moto fa impressione, e averne circa 70 da uno che ha la moto dell'anno scorso deve ancora di più far riflettere. Quindi se ad Assen arriva un momento in cui sembra che Bagnaia possa risalire, magari potrà esserlo, ma già dalla prossima gara, quella dopo ancora, tornerebbe al punto di partenza, e questo è il discorso. Di svolte vere e proprie io adesso non ne vedo. Andiamo con lo spazio social con le vostre domande che mi avete lasciato nel box su Instagram a fine gara. Ricordatevi di seguirmi così nel prossimo video finite anche voi. Il Teo e non Hernandez 63. Secondo te Pecco riuscirà a trovare la chiave di volta per far funzionare la GP25? Sicuramente tutto è possibile e non siamo neanche a metà anno, quindi qualcosa può trovare, ma come dicevo non deve essere una chiave per battere Marquez, ma per tornare un minimo competitivo per la vittoria. E vedendo l'andazzo serve proprio un miracolo, forse far arrivare prima possibile la fine della stagione per poi ripartire nel 2026 cancellando quest'annata. Io ora, ipotizzando Marquez vincitore del titolo, chi arriva secondo a questo punto della stagione direi che è palese Alex Marquez, e sarà così probabilmente, a meno che non succeda qualcosa. Sembra una stagione scritta ancora prima di iniziare, ancora di più scritta dopo aver visto la prima gara. Crimarco, cos'ha Mark che non ha Bagnaia? Una sola cosa, il talento puro e l'essere un fenomeno generazionale. Bagnaia è un gran pilota, un campione, ma non un fenomeno generazionale. E non lo dico ora perché c'è questa situazione, ma io una cosa del genere l'avevo già detta nel 2023 in un video reel breve, e probabilmente ci farò un video su questo discorso per rifare questo concetto. Pagelle, e partiamo subito con Marquez che si becca un 9,5 plateale per un altro weekend perfetto, mentre a Bagnaia do 6,5 per il podio nella sprint, la buona qualifica e il voler buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma in gara è giù dal podio ed è un altro weekend negativo. È invece più positivo per Alex Marquez, a cui do 9, mentre a De Gher questa volta insufficiente, 5, fuori dal Q2 al Mugello con una Ducati, nonostante tu sia un rookie che ci ha fatto vedere anche di andare forte, ma comunque mai presente in gara. Fabio Di Gianantonio 8,5 perché torna ad essere protagonista nel weekend e anche perché chiude sul podio il GP di casa, mentre a Morbidelli do 5,5 per quell'intrataccia su Vignales totalmente sbagliata. Per il resto può essere considerato un weekend positivo perché comunque non è andato in modo così malvagio. Passiamo ad Aprilia con Bezzecchi, 7 all'8, va forte, rimonta ancora dopo la qualifica, mentre a Fernandez incredibilmente risorto ancora, anche oggi do un 7 e un 6,5 da Yogura che al suo ritorno fa comunque molto bene. In KTM sembrava che per Enea Bastianini, a cui do 5,5, poteva essere forse un weekend almeno da top 10 perché già dal venerdì era più veloce del solito e anche nella sprint ci è andato vicino, ma in gara si stende alla bucine per una chiusura da anteriore dopo che è stato risucchiato un po' dalla scia di Zarco, mentre Vignales viene steso e lui è incolpevole, però gli do 7,5 perché poteva essere da podio e anche nella sprint era lì vicino. Dal lato ufficiale invece do un 6,5 da Costa e un 6 a Binder, così in modo secco senza dilungarmi più di tanto. Vediamo le giapponesi con Quartararo e Rins un po' indecifrabili, mi viene da dare 6,5 al francese e 6 allo spagnolo. Quartararo fa vedere di più in qualifica, ma poi in gara sappiamo il calo, e per Rins sappiamo com'è, lui è sempre abbonato al 6. Oliveira non è andato così male questo weekend, senza rapportarlo agli altri gli do 6,5 perché anche lui è un altro di quelli che fa dei weekend a sé, però l'ho visto più competitivo del solito, mentre Miller 5,5, forse probabilmente con un piede sempre di più in Superbike, ma anche nella sprint praticamente in fondo. Io Mir prima delle giapponesi, a cui do un 6,5 nonostante una qualifica un po' così così, ma lui quando vuole il giro secco ce l'ha, e mentre invece Zarco voto 5,5. Nelle ultime due gare Zarco non benissimo, ha totalizzato 3 giri di fila se consideriamo anche la caduta nella sprint dove comunque era incolpevole. Dunque fatemi sapere la vostra ragazzi nei commenti, vi ricordo il prossimo dopogara di Assen uscirà lunedì prossimo, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche, e Son Chiacciantri in ultima posizione si è preso 1 minuto e 10 dal vincitore. Ciao!